Nell'ultima puntata della serie Mega Bunker eravamo arrivati a completare la Spydro massaggio nell'angolo, rivestita tutta completamente in legno e con motore nascosto e finto muro di sassi attorno. E come vedete in questi 40 giorni è rimasto tutto perfettamente intatto. Alla faccia di quelli che dicevano che l'umidità avrebbe incasinato tutto, In realtà avevano ragione. Soprattutto se lasci la finestra aperta di notte e entra l'acqua. Guarda qui adesso com'è bagnato. Tutta la notte aperta l'ho lasciato. Vedete ad esempio qua, caldo, freddo, umidità mi sta facendo allontanare i pannelli sul soffitto. E pensate che quello sia l'unico problema? Guardate qua. Scusate, quello lì era un piccolo spoiler che vi spiegherò dopo. Tutta questa parete qui, come vedete, quando piove si bagna completamente perché appunto non è finito tutto l'esterno. Non so se vi ricordate, ma questa parte qui devo ancora completarla. Nel video di oggi, quindi, oltre ad andare avanti con l'interno, chiudiamo completamente il bunker sottoterra. Molto bella l'idea di mettere 4 celofan, ma poi piove e cosa succede? Si creano le sacche d'acqua. Cioè guardate qui all'interno dell'ascensore quanta acqua c'è raccolta in questo pezzo di celofan. E la cosa bella è che ogni volta che io entro e esco dal bunker, tutta quella qua lì rischia di finirmi in testa. In ogni caso anche qua c'è una pozza, qua c'è un'altra pozza, qua c'è un'altra pozza color verde, probabilmente acqua contaminata, non lo so. No, non penso, ho cambiato dito comunque. Insomma c'è un bel po' di cose da fare. Iniziamo con lo svuotare e sistemare tutta quella roba che c'è qui, almeno abbiamo la situazione più chiara e capiamo come procedere. Usiamo i guantini nuovi belli rossi, così se per caso mi perdo nelle macerie qualcuno può venire a salvarmi. Sono già stanco, raga, sono già stanco. Per chi segue la serie del Mega Bunker fin dall'inizio sa benissimo che io attorno alla struttura ho voluto lasciare un cuscinetto d'aria, come potete vedere in questo punto qui, come potete vedere lungo questo lato e chiaramente anche dietro all'angolo che si sviluppa in fondo là. Tutto questo casino qua non l'ho fatto perché mi sono divertito, perché io bastava che buttavo la terra addosso alle pareti e avevo già finito adesso di coprire il bunker. Invece ho voluto tenere bassissimi i rischi nel caso di crolli, il più lontano possibile acqua e umidità e cercare in qualche modo di controllare la temperatura. Non essendo appiccicato al terreno, magari sai, mi aiuta un pochino, no? Quindi in questo punto qui devo mantenere la stessa identica situazione di cuscinetto, ma il problema è che non ho la collina di terra che mi dà una mano. Cioè, per farvi capire, quei pali là orizzontali qua dove li appoggio, che non c'è niente, dove cavolo li appoggio? Devo creare la collina. Non so se avete visto l'ultimo unboxing che ho fatto sul canale, ma ho preso 10.000 euro di attrezzatura Milwaukee e adesso piano piano inizio a usarle. Mamma mia che bello! Allora, primissima cosa, facciamo tutta la parete di qua. I pannelli li avevo già fatti l'altra volta, devo solo riattaccarli. Adesso devo prendere 2 legni qua così. Due buchi in questa posizione qua, così questi 2 pali, pam, li mettiamo quasi in verticale. Attenzione, attenzione, ma guardate che carina questa strutturina. E sapete cosa vi dico? Mi fido talmente tanto che adesso vado sopra e faccio una prova tenuta. 3, 2, 1... Mamma mia signori! Perfetto! Bravo Mighi! Bravo! E arrivati a questo punto voglio mettere tutti questi pannelli gialli da quella parte lì, così finalmente posso iniziare a smontare quella collina e farla arrivare dietro qua. Quasi quasi! E il primo ce l'abbiamo. Perfetto! E guardate qua davanti a me che bel gradino che vi ho fatto, E questo pannello qui fa parte della spa dentro là, quando ho ritagliato via tutto il contorno. Recupero su recupero su recupero, è così che si fa. Il terrazzamento creato con il badile ho iniziato piano piano a riempire di terra. Quando però ad un certo punto... Ma io raga sbaglio o avevo una ruspa? Ce l'abbiamo? Usiamola. Oh, eccolo qua. Scaldiamo le candelettine e giriamo. Mamma mia come parte bene! Ed eccola qua la potenza della ruspetta. 5 minuti ho quasi riempito tutto, ma da come vedo lì così è arrivato il momento di mettere il secondo pannello. Con la mazza ho quindi staccato un altro pezzo di cesso infinito e ho creato il secondo gradino.
Ho poi continuato a riempire di terra con il mio Delexino. Fa anche rima, raga. E terzo gradino, ruspetta. Quarto gradino, ruspetta. E men che non si dica, avevo finito. Allora, può piacere, può non piacere, ma sicuramente non potete dirmi che non ho creato una bella collina. In questo momento tutto il buco che c'era in questo punto è completamente scomparso. Cioè, guarda che cavolo di lavoro che ho fatto, raga. Ma ti rendi conto? Certo, bisogna vedere se col tempo tiene, Però il cuscinetto d'aria, anche di fianco all'ascensore, l'abbiamo creato. Troppo bello, raga. Guarda qua, mamma mia. E arrivati a questo punto, dopo aver cambiato la maglietta grigia bella sudata, per procedere con la costruzione del tetto devo andare a comprare nuovi legni. Eccolo qua, camioncino in prestito. Tra l'altro questo qua è un fatto puramente casuale, raga, vi giuro che non sono io. Ok, siamo arrivati. Eccoli qua i miei palettini preferiti. Carichiamo. Già che ci sono, tiro su anche i pannelli gialli. Eccoli qua. Almeno facciamo la copertura sopra. 7 pannelli presi. Vai. 3 semestre. Ciao. Ciao. Tiro su anche 2 di questi per sicurezza. Almeno se ce li ho bisogno. Perfetto. E quando prendete un po' di cose diverse, guardate che trucchetto utilizzo io. Praticamente fai la foto al materiale che hai preso, così poi lo presenti in cassa, tlac, scansiona il QR code e in un attimo fa il conto. Se no devi dirgli 6 travi da 4 metri, qual è? Quella piallata? Sì. Quella 10x12? No. E invece così fate molto prima. E solo dopo aver finito di caricare il materiale, appena prima di andare a pagare in cassa, attivate sull'app di Revolut il cashback, che in questo caso l'Euro Marlene è del 2%. Tessera completamente gratuita, la mia è pure in metallo. E se la fate con il link che vi lascio in descrizione avete pure 20 euro in omaggio. Cioè, ma quanti trucchetti vi sto dando oggi, Andiamo a pagare, va. Dai. Pali presi, iniziamo con il tetto. Allora, ho alzato tutto il cellophane, tutta la guaina bugnata, adesso ho ripristinato come doveva essere. Iniziamo da questo lato e piano piano, tac, arriviamo a coprire tutto. Palo pronto e fissato e scavetto fatto. Adesso per continuare mettiamo i pannelli gialli. Chiaramente prima di utilizzare quelli nuovi andiamo a vedere se c'è qualche scarto. Tipo ad esempio questo qua va già bene. Perfetto. E cosa utilizzerò mai per tagliare, signori? Tan ta tan, ta 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 tan, tan ta 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 ta. Ah, l'avevo già tirata fuori. Allora, dato che siamo in una zona che non si vede parecchio, vado ad occhio, quindi più o meno qua dove parte questa riga e qua. Vai, tagliamo. E signori, mai occhio è stato più preciso. Guarda qua. Perfetto. Non so se avete notato, ma i pannelli abbastanza grandi di scarto sono già finiti. E dopo aver fatto un altro taglio diagonale ad occhio, ho girato la tavola così da sfruttarla per il pezzo seguente. E una volta completato lo spicchio, ho replicato tutto in quello successivo. Allora, dato che in questa zona qua devo scavare un bel po' per continuare il tetto, stavo pensando di prendere ancora l'escavatore e provare a farlo salire qui o girare attorno alla piscina. Vediamo se riesco. Ditemi voi se questo non è un lavoro davvero ruspista. E io ho fatto sì e no 50 ore su quel mezzo lì, Tutto spianato in 10 minuti. Perfetto. E una volta livellato bene tutto il piano, ho prima posizionato i travetti, tagliati poi uno ad uno e infine, per resistere di più nel terreno, li ho dipinti con catramina. E ora il momento tanto atteso. Copriamo finalmente con i pannelloni da 3 metri. E finito anche l'ultimo spicchio, ho steso tutto il polistirolo e signori, guardate dietro di me, abbiamo quasi completato il tetto. Fammi andare a prendere il cellophane. Guardalo qua che bello che è. Oh, fammi lo sconto, Ce l'hai il cashback di Revolut, te? Cazzarola, bisogna aggiornarsi qua. Quando vai a pagare attivi l'app, ti dà il 2% così. Ciao.
La prossima volta vado ancora all'Euro Marlene, così sfrutto il cashback. Va bene tutto, però il 2% ogni volta alla fine dell'anno. Che poi io dico, non solo è gratuita, ma se la fate con il link che vi lascio in descrizione o con il QR code che vedete qua, avrete in omaggio 20 euro. Gratis più 20 euro. Cioè, comunque, a parte l'omaggio, io ce l'ho da più di un anno e mi sto trovando molto bene. Anche perché, uno, non paghi le commissioni sui bonifici SEPA, che sono quelli che di solito fanno tutti. 2, 0 commissioni sulle multe con Pago PA. Cioè, prendi una multa, pam, 0 commissioni. 3, costo 0 per aprire il conto e costo 0 per mantenere il conto. Cashback da tutte le parti, sia nei negozi fisici che quelli online. Tra l'altro online potete fare pure la carta monouso fino a 5 al giorno, anche queste completamente gratuite. Così anziché dare il tuo codice che c'è scritto qua, gli metti il codice momentaneo che si autodistrugge non appena hai finito l'acquisto. Sicurezza al top. Se per caso la perdi la puoi bloccare tramite un tastino sull'app. Con tutte queste cose secondo me è d'obbligo averla. E poi vi ricordo 20 euro in omaggio. Link in descrizione, continuiamo e mettiamo giù il celofan. Raga, ma che cavolo è? Oh, ma quanto minchia di celofano ho comprato? È lunghissimo, eh. Io direi di iniziare a tagliare un pezzo da 4 metri. Signori, 4 teli sistemati. Voi l'avete visto in qualche secondo, io ci ho messo 40 minuti. Molto bene. E ora completiamo questo pezzettino qua rimanente. Prima di chiudere questo spazietto, chiudiamo anche l'ascensore. Qua non serve. E poi qua probabilmente gli farò una porticina per entrare e uscire dal bunker e visionare le grotte sotterranee. Adesso mi cazzo sai. Madonna. Grotta a parte ho continuato con i ritagli per la copertura finale in legno. Poi ho aggiunto polistirolo, celofan e guaina bugnata. E una volta sistemato tutto ero pronto finalmente per aggiungere la terra. Rastrellamenti, badilate, ruspe, sistemazione della terra, siamo arrivati a completare finalmente tutto l'esterno del mega bunker. Raga, guardate come è uscito bene, è completamente nascosto sottoterra, devastante. Molto bene, ora completiamo anche la struttura esterna dell'ascensore. L'idea sarebbe quella di coprire il parallelepipedo con legni orizzontali da tutti i lati, ma dato che non voglio dare troppo nell'occhio, voglio farlo con legni vecchi e so già anche dove andare a prenderli. I miei genitori a casa hanno sia camino che stufa, quindi quando sentiamo qualcuno che ha dei legni da buttare glieli facciamo portare. Sono tantissimi. Vecchi sembrano vecchi, grossi sono grossi, ma soprattutto gratis. Voglio mettergli quel telo qua nero così teniamo fuori l'acqua dalle fessure che ci saranno tra un legno e l'altro, capito? E una volta resa impermeabile la struttura, ho preso le misure, tagliato i legni e piano piano ho fatto tutto il primo lato, che come potete vedere non è venuto per niente male, mamma mia. Come vi sembra? Carina, dai! Allora, per fare gli altri 3 lati, dato che ci sto mettendo tantissimo, voglio testare questo nuovo attrezzo che io non ho mai avuto in vita mia, il segaccio. Vediamo come funziona. Qua dovresti tirarlo in su così, infili questo, dovrebbe essere già bloccato. Madonna. Vediamo. Perfetto, come vedete ho attaccato tutti i legni lunghi e adesso per farli in fretta provo a tagliarli con questo qua. Cioè, ma stai scherzando? Stai scherzando, stai? Ci ho messo la metà della metà del tempo di prima. Piuttosto che stare lì a farli tutti dritti, uno per uno, track. Figa. Segaccio, new item unlocked. Molto bene. Legni posizionati, la porta voglio farla su questo lato qua. Facciamo un'apertura di 60 cm per un'altezza di questo legno qua. Prima di ritagliare fuori la porta ho attaccato questi 2 legni così tutte le assi dietro rimangono già posizionate. Usiamo questa perché il taglio adesso deve essere bello dritto. Attacchiamogli le 2 cerniere e proviamo ad aprire. Cioè, ma guardate che cavolo di figata, raga. Cioè, è bellissimo, raga. Porta finita, adesso devo fare il tetto. Allora, abbiamo detto 103 per 103, perfetto.
portato il materiale qui perché là c'è troppo sole e si schiatta. Come ho fatto con la casa sopra la Panda, il tetto dell'ascensore voglio farlo più largo dell'ascensore stesso, così aiutiamo a ripararlo un pochino dall'acqua. Quindi anziché 103 facciamo 133, via. E signore e signori, dopo ore di lavoro posso presentarvi finalmente il gabbiotto o la torretta dell'ascensore completamente finita. Guardate che cavolo di spettacolo è venuto fuori. Legni vecchi per farlo sembrare datato, porticina di entrata con serratura, qua manca solo il lucchetto, piccola tettoia per non far piovere all'interno della porta, tetto apribile per manutenzione del paranco posto sopra e infine contorno in basso lungo tutto il perimetro per renderla un pochino più bella da fuori. Pensate quando qua ci sarà tutto il giardino, che bomba che diventa. Poi stavo anche pensando magari in quell'angolo qua di mettere un bell'alberone gigante che magari crea un pochino d'ombra sopra e rinfresca un po' il bunker. Che poi attenzione, voi adesso lo vedete così, ma in realtà guardate 15 giorni fa com'era la situazione. Scendiamo. Guardate qua cosa ho combinato, signori. Questo qua è l'interno del mega bunker trasformato nel Vault di Fallout, ma non voglio farvi vedere troppo. Qua c'è il lampeggiante, qua c'è la macchina del fumo messa là. Appena muovo vedete che si muove anche la porta. Quindi mi raccomando, appena finite di vedere questo video correte su Prime Video a vedere quello, perché anche lì è uscita una roba devastante. Adesso però voglio chiedervi una cosa. L'altro giorno è arrivato il corriere con il divano. Eccolo qua, raga, 4 pacconi giganteschi, 1600 euro di divano. Ma poi dentro in un bunker, ma probabilmente dalla porticina dell'ascensore non ci passa. L'unica apertura disponibile rimasta è questa qua, raga. Il problema è che c'è una trave in mezzo. Quindi mi sa che per far passare il divano devo tagliarla. La primissima cosa che ho fatto è stata mettere un legno verticale per sorreggere il peso. Poi con il segaccio New Item ho tirato via la trave centrale, l'ho girata e l'ho messa in orizzontale. Perfetto, signori! Guardate come è venuta bene. Tra l'altro questa qua è anche già pitturata. Facciamo quella lì. Olè! Quella lì la pitturiamo dopo, così adesso possiamo portare dentro il divano. Mi sa che devo andare in giro col baule aperto, Ma Miki, perché non compri un furgone? Raga, l'Audi è un furgone. Lo volete capire o no? E dopo uno sforzo immenso per portare giù il primo pezzo di divano, ho continuato con i braccioli, quadri giganteschi, pavimento in parquet, camino a bioetanolo. Poi mancano altri 2 pezzi di divano, televisore, mobili là in fondo per un'eventuale cucina. Forse faccio anche una gaming room su questo lato, riportare giù la spa e riempirla. Tappeto, sedie, tavolini, mobili. Devo anche finire le pareti, l'interno dell'ascensore, tutti i cablaggi internet ed elettrici. Finire di sistemare questa finestra qui perché, come vedete dalle immagini, la cosa non è bellissima. Non lo so, raga, mi sembra molto resistente. Forse è meglio che metto un velo. Ma tutto questo lo vediamo prossimamente nell'ultimo episodio nel mega bunker. E ci sarà anche un ospite veramente speciale, non mancate.